ragazzi, benvenuti sul canale YouTube di Benis. Ciao a tutti. Qui oggi abbiamo Matteo Eccomi. e vi vogliamo fare una piccola comparazione con degli strumenti iconici. Io qua tra le mani che cosa ho, Matteo? Qui è una Gibson Les Paul Junior originale del 1957. Quindi ragazzi, comparazioni sulle Les Paul Junior praticamente. Sì, Les Paul Junior. Parleremo di Les Paul Junior. Quella che è tra le mani è una 57, ma quella che io ho tra le mani è una 58. Quindi questi sono due strumenti vintage originali, conservati in condizioni eccellenti, di suonabilità eccellente. E quindi vogliamo andarle a comparare con produzioni Gibson più moderne custom shop, ok? Quindi abbiamo una Les Paul Junior Double Cut Historic, quindi primi anni 2000, e una Eastman sempre Double Cut, sempre stile Junior, e vediamo il risultato quale sarà. Devo dire anche una cosa che stavo osservando, il fatto che noi abbiamo due praticamente single cut, invece qua abbiamo due double cut. Esatto. 2 contro 2, una bella mucchiata. Vedremo, non fa mai male. Vedremo allora, quale sarà il risultato e secondo me non sarà poi così scontato. Allora, insomma, queste chitarre qui si sente che hanno comunque una marcia in più, nel senso che vibrano in una maniera diversa, anche quando la suoni spenta, c'è quel tipo di sound veramente rock. Esatto. Probabilmente credo che sia una delle chitarre più rock che ci siano. Assolutamente. Anche molto di più delle Les Paul. Sì, sotto certi versi di sicuro, ma comunque secondo me conserva anche tanti suoni che vanno cercati, che non ti aspetti, perché alla fine lavorando con la dinamica, col volume, coi toni, puoi ottenere veramente delle sfumature E adesso pazzesche. ragazzi andremo a vedere come riuscire a sfruttarla al meglio. Che cosa stiamo usando innanzitutto? Stiamo usando un Magnaton, un M80 Billy Gibbons Signature, quindi nuovissima serie di signature di Billy Gibbons, che è un tipico Marshall style con due tipi di gain, uno un po' più tranquillo. Adesso siamo sul canale, quello un po' più tirato, che ci sta con le Junior. Balordo, però sono ragazzi canali entrambi molto dinamici, nel senso che quello distorto, tra virgolette, se riuscite anche ad abbassare il livello del gain o magari anche abbassare il livello del volume con i vostri potenziometri, riuscite a ottenere un suono già comunque molto clean ma sporco, e lo stesso vale all'esatto opposto sul canale clean, nel senso che se voi ci picchiate dentro il canale incomincia a gracchiare bene. Esatto. Quindi ragazzi, sono chitarre che comunque hanno un solo pick up, Nulla di più, nulla di meno. finitura. Beh, questo è una Tobacco Sunburst. Tobacco, ragazzi, chiaramente Tobacco è sempre uno dei miei colori preferiti, infatti Esatto. il mio sogno è avere una Gibson Les Paul Tobacco. Beh. Invece colorazioni qui abbiamo un... Questo è un TV White, se non sbaglio, perché non è un TV Yellow, era un'altra sfumatura, diciamo, di quel colore lì, e questo qua è il classico Cherry. Sono tutte chitarre con finitura alla nitro, quindi a parte queste due che chiaramente hanno quella finitura lì, hanno le tastiere in palissandro brasiliano, perché all'epoca quello c'era, non si poteva usare altro. Quindi, esempio, queste sono chitarre da usare anche proprio sul... Allora ragazzi, sono strumenti che comunque vibrano già in mano, nel senso che probabilmente si sentirà anche dai microfoni. Sì. E come dicevo è bello riuscire a ottenere dei suoni un po' più midi crunch, direi. Quindi se andate pian piano a... pian piano ad alzare, chiudiamo il tone.
riuscite a far suonare 2 note contemporaneamente. Bello. Sono, nella loro semplicità, sono veramente Bello. efficaci. Proviamo questa qui al volo. Pronti? Mettiamo in stand by questo Super Magneton, ragazzi. Naturalmente, come vi ricordo sempre, iscrivetevi al canale perché è molto importante sia per il negozio ma anche, insomma, per riuscire a divulgare sempre delle cose belle, nel senso Esatto. che nei negozi troviamo sempre cose molto, molto belle. In questo caso abbiamo un Magneton che troviamo praticamente solo qui in Italia. Sì, cerchiamo di avere delle cose che insomma ci caratterizzano e ci distinguono, quindi Certo. è bene anche farle vedere il più possibile. E naturalmente, ragazzi, non stiamo usando nessun simulatore perché andiamo giù anche con questa. Cosa suoniamo? Qualcosa di un po' più... Un po' più bluesettone, qualcosa di... Piano piano sto andando ad alzare. Come vedete, ragazzi, c'avevo già gain, No, vabbè, altro che il pick-up, quei pick-up qua di questi anni erano molto tirati, Cioè, erano sì. veramente... Cioè, ad esempio... Quindi dovete essere molto sensibili con la destra, nel senso Esatto. che, esempio, adesso ho Esatto. abbassato come filtro. Bella. Fantastico, questa è veramente bella. un crunch. Andiamo col custom pazzesco. shop, dai. Andiamo con la custom shop, volentieri. Allora, eccola qui, mettiamo giù questa e ti do la custom shop. Oh madonna. Beh, anche questo, ragazzi, vibra in mano, È uno strumento di altissimo livello, stiamo comunque parlando di strumento Sono chitarre top level. dritto per dritto. Sì, sì, o dritte assolutamente. per dritte. Poi giusto. Assolutamente. Con queste chitarre mi viene da suonare così. Cioè, Bisogna farle cantare, cioè, ti ispira proprio quello. non mi ispira. Suona, perché se chiudi i toni, ragazzi. Lo fai, ragazzi, lo cioè, fai, non c'è andiamo. problema. C'è proprio. C'è qualcuno Si può dietro che fare. mi sta già insultando. Troppo jazz non va bene. Questa è un po' più aperta. Sì. Che dici? Sì, è un po' più... forse un po' meno segnale
cioè imballa meno l'ampli, però resta un po' più aperta. Che bello quando vai giù, cazzo. Vi risponde, la chitarra risponde. Anche l'ampio, ragazzi, E senti come non perde di frequenze, cioè comunque, cioè, andando giù col segnale a volte può essere che le alte si chiudano, invece qua resta sempre comunque quel suono lì ma più pulito. Cioè. Graffio che hanno, bellissimo, fantastico. Andiamo a sentire un po' l'outsider, Ora, diciamo, ragazzi, esatto, andiamo a prendere un outsider. del quartetto. Vediamo la Cina cosa ci offre. Anche perché dobbiamo dire che una quotazione di una originale del 58. Sono impegnative, sono chitarre che comunque adesso stanno tra i 14 e i 16.000 euro. Ah, bene. Invece Quindi, della Custom Shop? Custom Shop siamo sui 3.000, 3.500, 3.600. Ragazzi, 3.000, 3.500, 3.600 già prendete uno strumento top. Sì, assolutamente. E qua invece? Qui invece siamo nell'ordine dei 1.500 euro. È una chitarra sempre, chiaramente, mogano selezionato e tutto quanto. Qui abbiamo una tastiera in ebano invece di tastiera in palissandro e abbiamo l'elettronica Lollar, quindi il pick-up è un Lollar. Ha il suo perché, ha il suo gran perché. Diciamo, ragazzi, che se volete una chitarra che ha un compromesso buono, Sì. questa qui è consigliata, nel senso che comunque è normale che a livello di tastiera io lo percepisco che siamo una categoria sotto. Qui avete già una chitarra che comunque il sound c'è. Come rapporto qualità-prezzo io penso sia pressoché imbattibile, nel senso che sono fatte bene, i tasti sono posati bene, i materiali che usano sono veramente di qualità, lo dimostra anche l'elettronica, comunque insomma Lollar che fa il pick up per Eastman è un fiore all'occhiello. Poi la particolarità di questa chitarra è che se senti sul numero 10 c'è un piccolo click, in modo che il circuito esclude il tono quando sei sul 10, quindi il pick up, tutto il segnale va dritto all'ampli. Proviamo.
C'è, la sostanza c'è. Diciamo che l'unica cosa che si vede a proprio colpo d'occhio è comunque il colore, forse questo un po', Sì. un pochettino così. Sì, questa è la loro finitura che chiamano True Vintage, che vuole essere un po' un invecchiato senza essere relic, ma avere una specie di patina leggera del tempo. Quindi... Però l'avete sentita, sì, c'è un ampli della miseria, Sicuro, perché gli ampli sicuro. ragazzi fanno veramente tanto, però è una chitarra che sta benissimo vicino anche alle altre, tenendo conto che le altre sono Esatto. chitarre da collezione e custom shop, che quindi comunque le categorie credo che esistano. Sì, Ora, noi non un vogliamo- perché c'è di sicuro, Cioè, dai. ci sono le categorie, però ci sono degli strumenti magari ragazzi che possono andare un po' più nel vostro range sia di budget che anche di richieste personali. Quindi Assolutamente. ragazzi, vi invito sempre a iscrivervi al canale, a seguire Benis, Grazie Matteo, che è sempre un piacere averlo qui vicino a me. Piacere nostro. Spero vi sia piaciuto il contenuto, iscrivetevi al canale, lasciate un commento e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Ciao a tutti.